Cosa avremmo fatto se fossimo state prese? Sicuramente ci saremmo meravigliate, avremmo detto cavolo, il potere delle anime ha sconvolto anche X Factor, cioè... No, perché ovviamente quello che facciamo noi è qualcosa di unico in Italia, perciò il fatto che ci abbiano voluto sulla televisione era ovviamente per dire ehi, guardate cos'è questa cosa strana. Però ovviamente cioè, noi siamo andati lì in televisione 100% consapevoli. La che non parola saremmo... del giorno è consapevolezza. Se vai in televisione puoi ricevere dei no, puoi fare una cosa che poi viene montata in maniera diversa, è il nostro caso, ma noi appunto avevamo la consapevolezza di tutto ciò e quindi non ce la siamo neanche presa. Esatto. Inutile che noi adesso stiamo qua a spiegarvi ma noi qua abbiamo cantato così, abbiamo fatto questo, così. Ci tengo solo a specificare questa cosa perché non vorrei passare su un messaggio sbagliato. Noi non ci sentiamo assolutamente arrivate. No, mai, noi Hanihime siamo sempre pronte a migliorarci, anzi non siamo mai soddisfatti. Mai soddisfatti. Qui ho sbagliato, cavoli, qui dobbiamo migliorare questo perché non funziona. Il problema nostro è che non abbiamo un qualcuno che ci gestisce da esterno. Noi dobbiamo avere quell'occhio oggettivo su noi stesse perché sennò non riusciamo a migliorarci e vedere come funziona meglio un'esibizione, come funziona meglio un cantato, come funziona meglio una coreografia. Facciamoci, registriamo, ci riguardiamo, commentiamo cosa abbiamo fatto, quindi siamo un po' i nostri tre giudici. Esatto. Ci diciamo Per me no, è per no. me no. Esatto. Per me no. Per me no. Non va bene, bene, si rifà. Buongiorno, siamo le Hanihime, day 2, audizioni day. Al sole, buongiorno, siamo pronte? Sì. No. Siamo un po' stanche ma ce la faremo. Dobbiamo fare. Abbiamo portato la nostra canzone originale, We Wanna Have It All. In questa intervista che ci hanno fatto, che è durata tantissimo, è Sì, stata esatto. molto bella, abbiamo spiegato in specifico chi siamo noi, che cosa facciamo e We Wanna Have It All. Questo brano originale che abbiamo realizzato con Brad Sinclair, che è il nostro, diciamo, produttore, che lavora per il Giappone, l'Avex, dove è la nostra canzone. La nostra canzone We Wanna Have It All è pubblicata sul mercato E tra l'altro è giapponese. stata anche riproposta, quindi ripubblicata in un altro Esatto. album, la numero 250, insomma, Sì. queste Sì, compilation. era la compilation finale, diciamo, Sì, della commemorativa. Non ci sentiamo arrivate, però abbiamo avuto un certo percorso che abbiamo spiegato sul palco. Vorrei spiegare questo momento giudici, Sì, perché sì. la verità è che molti di voi forse penseranno che noi siamo rimasti scioccate dalla reazione di Manuel Agnelli. Non La siamo. verità è che noi, Manuel, quando ha detto il suo parere, eravamo molto Siamo perfettamente d'accordo con te. sul discorso del quel genere, J-pop non ha mercato in Italia, è molto difficile. Siamo perfettamente d'accordo con lui, lo sapevamo Sì. di già. Quello che invece non vi hanno fatto vedere sono ciò che hanno detto Emma e Mika. Mika. Sì. Emma mi pare che fosse stata molto entusiasta, se non Era erro. Sì, molto era entusiasta. molto entusiasta e ha detto che vuole venire tipo a tutti i nostri concerti. Ti seguirò sempre. Mika, la differenza di Emma è che ha detto di avere esperienza diretta in tutto ciò, nel senso che lui ha detto di aver fatto molti concerti in Giappone collaborando con artisti grossi, comunque ha parlato di Utada Hikaru e Shinaringo ha nominato, sì, quindi sì. insomma personaggi grossi della conosceva. J-pop, sapeva esattamente il mercato mercato. discografico di cui stavamo parlando. Sì. Però quello su cui si è concentrato Mika e che a me onestamente mi è un po' dispiaciuto è sul nostro outfit, perché diceva che sembravamo troppo cosplay. Sì. E ha nominato il cosplay. Ora questa parte non è andata in onda in TV, ma noi ci teniamo a specificare perché Non c'entriamo nulla noi direttamente, cioè noi facciamo musica, punto, finisce lì. esatto, noi facciamo musica, poi abbiamo degli outfit scenici, Sicuramente delle molto stage outfit, particolari, lo sono anche stage questi, outfit, insomma. non sono meno appariscenti dell'outfit che aveva lui, comunque- insomma, cioè. Siamo nei camerini e stiamo aspettando il nostro turno. E abbiamo acceso il condizionatore perché si sta morendo. Yeah. Ambarimasu. Bye bye. Ecco, ci teniamo a specificare una cosa perché molti di voi fan del J-pop, giustamente quando ci hanno presentato come gruppo J-pop, sareste rimasti molto scioccati perché noi abbiamo fatto Eurobeat. Ci tengo molto a specificare questo punto perché Esatto. vorrei farvi notare che allora noi
ci presentiamo come gruppo J-pop. Il motivo che sta dietro a questa scelta è molto semplice. Quando abbiamo fatto il nostro change, e qui c'è il suggerimento del video dove abbiamo fatto big change, siamo uscite dal discorso idol, abbiamo preso una decisione tra di noi. Ragazze, adesso come ci presentiamo? Non siamo più Italian Idol Group. Esatto. Come ci presentiamo in questo momento? E cosa facciamo? Cantiamo in giapponese e principalmente J-pop, ok? Non dico tutto J-pop, però in generale ci ispiriamo molto al mondo del J-pop, sia per quanto riguarda la performance live. Esatto, è molto, cioè la nostra performance è J-pop, diciamo, è molto ispirato Esatto, a quello lì. sia anche al tipo di promotion che facciamo. Cerchiamo di comunque ispirarci, o comunque perché ci piace, cioè ci ispiriamo liberamente perché ci piace e apprezziamo il mondo del J-pop e in generale la cultura giapponese e vogliamo condividere questa nostra passione. Ecco perché abbiamo deciso di comune accordo di presentarci come gruppo J-pop e lo abbiamo detto perché quando ti devi presentare devi dire cosa fai in 2 parole. Noi siamo delle ragazze italiane che facciamo tanti generi, tra cui Eurobeat, rock, Come pop fai a giapponese. definirlo? Avremmo Cioè, anche potuto dire siamo artiste Eurobeat. Il problema è che noi non facciamo solo quello. Era un po' limitativo. Era un po' diciamo. limitativo. Voi siete? Hanihime è un gruppo J-pop italiano che produce canzoni originali in lingua giapponese. From Japan. abbiamo specificato anche lì sul palco che la canzone che stavamo portando comunque è un'eccezione, diciamo, alla regola, perché è Eurobeat. Eurobeat, per chi appunto fosse nuovo del canale, spiegato in 2 parole, è un genere, diciamo, di dance music, se vogliamo dire. È nato in Europa, in particolar modo in Italia, e promosso dal fine degli anni 80, inizio anni 90 in Giappone. Quindi è un genere prodotto totalmente in Italia e venduto in Giappone, ok? Quindi che è un genere che prende spunto dall'italo disco, per dirla in poche parole. Esatto. Quindi però che si è evoluto negli anni ed ha subito tantissimo le influenze del J-pop e in generale del Esatto. Giappone. Quindi a mio parere si fa molto fatica a definire questo ibrido, diciamo, È un ibrido. è un ibrido. Oh my god! È un ibrido, siamo delle macchine ibride. E comunque la musica è sempre in evoluzione, cioè non Sì. possiamo dire questo è così, allora deve essere così. No ragazzi, cioè come la lingua è tutta un'evoluzione. Stiamo aspettando. Aspettiamo. Aspettime. Io vi riprendo così siete nel video. Poi se pensate che noi ce la siamo presi per il commento di Agnelli, guarda, No. proprio Parliamo un attimo di questa cosa, infatti. Allora, è stato molto interessante guardare la puntata per la prima Sì. volta, perché molti ci hanno detto oh mio Dio, è stato bruttissimo, pure mi avete fatto ridere, perché la sua reazione mi ha fatto ridere. Ma lui non ha avuto quell'espressione per tutte le nostre esibizioni. Questi talent comunque hanno dei tipi di personaggi. Lui è un tipo di personaggio certo. televisivo che deve Sì. conquistare perché lui è quello che è cattivo. Infatti spesso sulle pagine si dice Oh, finalmente si è commosso quando ho cantato Tizia. Finalmente ha sorriso. ma è normale, il suo personaggio chiaramente è una persona, ha dei sentimenti anche lui. Manuel Agnelli ha dei sentimenti. E poi non dobbiamo piacere a tutti. Esatto. Cioè, non dobbiamo assolutamente piacere a tutti, anzi, cioè sarebbe brutto se piacessimo a tutti. Beh, Dobbiamo a me piacere non a chi piacerebbe piace. piacere a tutti comunque. Auguri. Piace a noi. Esatto. Comunque no, abbiamo ovviamente apprezzato molto, diciamo, il comportamento di Manuelito verso la J-Music, perché essendo il più giovane, comunque essendo più in contatto con delle realtà fresh, new, Giovani, oh my God. Generation Z. Esatto, come Però quello che siamo stati facciamo comunque noi. tutti e 4 molto carini. Esatto. Diciamo. Se avessimo avuto il pubblico noi avremmo dato molto, ma molto di più. Sì, probabilmente Questo, avrebbero. secondo me lo diranno Sì. anche chi insomma ci ha visto. Cioè col fatto della quarantena, lockdown e quant'altro, era da tanto che non facevamo una performance Insieme. live e ci mancava esibirci, diciamocelo. Sì, sì. E mi ricordo che la È cosa stato che abbiamo detto liberatorio di sera è proprio. stato certo che bello riprendere a fare qualche tipo di performance dal vivo, perché comunque ci mancava Esatto. esibirci, ci Esatto. manca ancora esibirci, quindi Esatto, non vediamo Non l'ora di vediamo tornare l'ora, sul palco e non speriamo vediamo che l'ora. molti di voi Speriamo sia molto esatto. presto. Comunque, Grazie mille. grazie per averci visto. Esatto. Speriamo veramente che ci possiate sostenere attivamente commentando, piacezzando e seguendoci ovunque e venendoci a vedere nei nostri concerti. e iscrivetevi al canale di YouTube, se no
Adesso. No, please. Tu Ti in questo guardiamo. momento. In questo momento tu ti devi iscrivere al canale di YouTube. Assolutamente. Se avete altre domande da chiederci, non esitate, potete scriverci qui sotto nei commenti sui nostri social media. Vi risponderemo. Esatto. Yeah. Faremo di tutto per rispondervi tempestivamente, come abbiamo sempre fatto. Faremo di tutto per fare di tutto. Yes. Ha senso, me l'ho dato in fronte. Festeggiate con noi il 5° anniversario delle Anime. Ragazzi, per ora è tutto. Per ora è tutto, grazie mille per aver visto questo video. Seguiteci su tutti i nostri social media e ci vediamo molto presto. Ciao. Ciao, ci vediamo presto. Grazie mille. Bye bye. È un video. Yay, ragazzi, ma avete visto dove siamo? Dove siamo? Siamo a X Bomber? No. Dove? X? X Japan? X Japan? Factor. Oh, wow. No, ecco cosa non hanno messo che dovevamo raccontare.